Oggi siamo tornati a Corviale perché è un palazzo, probabilmente il più grande d'Europa a livello di dimensione, essendo un palazzo unico che praticamente arriva a 1 chilometro e fa un quartiere a sé. Cioè tu immagina un palazzo che diventa un quartiere e ci sono più di 5.000 famiglie all'interno, ma ci sono tante attività correlate qui a Corviale. Ai tempi avevo presentato la palestra, ma oggi ve ne faremo vedere delle altre, parleremo con gli abitanti di Corviale, con le persone che stanno qui da tanto tempo e vi mostreremo anche l'interno del comprensorio. Qua c'è una delle associazioni che aiuta i detenuti a Corviale, se andiamo a vedere, e poi vedi, fanno tutti questi lavori dei graffiti, disegni. Lavorano anche in legno, lavorano. Tra l'altro c'è un ergastolano che è stato ricevuto dal Papa, a cui appunto ha regalato una sua opera in legno ed è finito anche sul giornale. Ah, loro fanno lavori che poi quando Totalmente utili, esci... diciamo, sì. Eccoli qua. Ciao. 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 Buonasera. Ciao. Restauro mobili. Ah, restaurano i mobili. PH Corviale. Allora, Polo Internazionale Arti Creative. Corviale Arvaglia. Ah, E poi PH perché siamo neutri come lo shampoo. PH neutro. Mo state a scaricare dei mobili da restaurare. Sì. Imparare a restaurare i mobili è utile poi per il futuro? Nel Sì, senso perché tanto dici, ritorniamo qui a quell'epoca là, all'epoca dei mobili antichi. artigianato. Questa è tutta roba del mondo convenienza che questa dice io la butto. Perché? Perché basta che ci passi lo straccio bagnato 2 volte, È finita. è finita, ci fa la secatura. E noi quello che c'è da riparare, ripariamo. Faccio vedere. Sì. Oh, scusa, non ci fate caso che stiamo a scaricare. Ammazza, oh. Pure il forno. Sì, però quella vedete non è un pane di pizza, manca solo quello. Questo è il laboratorio dove i ragazzi che vengono qui a scontare pena alternativa al carcere e diciamo che fanno fare lavori manuali. Cioè loro possono venire qua invece di stare in carcere, lavorano, Sì, stanno prendo fuori le e si imparano un responsabilità io, ma mestiere. prendo, sì. E come si fa? Cioè se fa una domanda, lo possono Certo, fare se tutti? fa un'istanza, l'avvocato fa un'istanza, io preparo una richiesta dove li accolgo per un determinato periodo e in quel tempo si capiscono le teste matte, quelle che hanno bisogno di stancarsi vengono con me a fare i sgomberi, così Ah, si fai stancano lavori di e fatica. se ne vanno a casa a dormire. Invece quelli belli, calmi, stanno qui, si stanno nel laboratorio, si fanno, insomma si danno da fare. E non c'avete paura, adesso faccio delle domande stupide magari, no? Che lasci il detenuto qua e lui scappa. È un problema suo, mica il mio. Ah, cioè non è una tua responsabilità, Se scappa, giustamente... è un'evasione. quella è un'evasione. Arriva in carcere e voi ci mettete una pietra sopra, dici io ho provato ad aiutarlo, ma... Che io fa? Avete avuto esperienza di detenuti che hanno finito la pena e poi hanno continuato con questo lavoro? Come no, c'è sta Sandrino. Ah, loro hanno sono finito la liberi, pena, hanno sono finiti liberi. e continuano a lavorare qua. Mo' sono 3 anni che hanno finito. E come ti è venuto in mente di aiutare i detenuti? Perché quando c'ho avuto bisogno io, non mi ha T'hanno aiutato aiutato. nessuno. Chi mi ha aiutato? Ah, no, tu dici... Non mi ha aiutato nessuno. E tu quanto hai scontato dentro? Tanto? L'ultima volta 3 anni, però poi sono stato assolto. 3 anni definitivo, ho fatto la revisione straordinaria del processo. Io sono Tapparella, quello che dava le case popolari a Testaccio, quelle che erano chiuse e servivano alle persone, insomma, del posto. Tu aprivi le porte praticamente? Aprivo le porte e ci mettevo dentro. Come è cambiato da quei tempi in cui È cambiato, si aiutavano le persone? È cambiato, io mo pago 650 euro al mese d'affitto. Curioso pensare che magari ci hai avuto problemi con la legge in passato, però oggi aiuti i detenuti. E io qui ho pure un fine pena mai, sta in semi-libertà. Perciò lui può venire, lavorare, se poi, svaga un attimo e poi... E dopo 20 anni è uscito con questa associazione. Manichino con la giacca della Marina e la sciarpa d'Aro. Eccola. Non aveva i soldi che mi facevo se mi piava. Guarda che bella quella seggiolina. Guarda sto flipper quanto è antico. Questo era quello... Sandri, vuoi dire qualcosa? Ragazzi, vuoi raccontare qualcosa? Dice dopo che mi è cascato tutto. Era nel mezzo, una finita la resta. Ah, Sta continua qua. Mi sono trovato talmente tanto bene che ci sono rimasto, insomma. ma ti sei imparato qualcosa che non sapevi? Voglia, mo siamo un restauratore di provetto. Sopra abbiamo pure un laboratorio di serigrafia. Ah, Te lo ricordi il primo giorno di lavoro qua?
Ma guarda, qua ogni volta è come se fosse il primo giorno. No, ma l'emozione che c'è avuto la prima Attenzione. volta che sei riuscito a uscire e venire a lavorare qua. Beh sì, è stata una grossa emozione, ecco, bisogna ammetterlo. Però non è che mi ricordo tanto bene. Sandrino, invece. Sandrino che dice che mo tra poco che sta al definitivo, che sta arriva a 10 No. mesi. Sì, rifà parte Ok, di noi, serio. rifà parte. Ah, dici sono rimasto Sì, qua ma fa apposta. lui apposta perché così aiuta a lavorare, capito? Bel paraculo. Sta variabilità, dai. Sta variabilità. Vabbè, però Cose è vecchie. una cosa vecchia, Cose giustamente. vecchie, Se no lui si arrabbiava, se era una cosa nuova. Siamo cresciuti insieme. Ah, vabbè, allora. 35 anni se conoscevo. E mo cerchiamo di riabilitarsi. Se ci può permettere il Signore, che qui... Vabbè, chi però stipendi- lavoro se lavora, dai. Sì, come no, se lavora e si fatica. Basta, te non No, infatti mi sono fermato. No, infatti se lavora e si fatica, basta. C'è un ragazzetto educato. E qui avevamo fatto un centro estetico perché era capitato che avevamo 3 ragazze minorenni che avevano fatto un piccolo reato dentro un supermercato e dovevano scontare una pena socialmente utile. E sono venute qui per 7 mesi, poi sono rimaste pure loro parecchi, mi sembra un annetto. Ah, perciò anche ragazzi e anche minorenni potete avere. Ok. Fondamentalmente chiunque viene affidato voi lo potete seguire. Certo, certo. Vabbè. C'era una ragazza che ha studiato, E gli avete creato un'alternativa a quello che erano lavori un po' più maschili con centro estetico. Ma adesso qui ci dorme il guardiano che per farci uno io ho dovuto fare domicilio qua e l'ho dovuto assumere come guardiano, se no Perciò non lo stai facevano più. domiciliari qua. Stai voi. domiciliari qua. Ah. Com'è il nome? Alberto. Alberto, tu abiti da sempre qui? Eh sì, so un sacco d'anni e mo saranno più di una trentina d'anni che abito qua. E che fai qui a Corviale? A Corviale ci passa il tempo, vengo al bar, in pizzeria, mi porto la radioline, sigarette, chiacchiero con un po' d'amici. Le case sono grandi, 129 metri quadri di casa. Ah, così grandi? Sì. Non lo sapevo. 5 camere con 2 bagni, il Ma salone. tutte quante sono così grandi o ci sono No, pure più piccole? ci stanno anche più piccole, Ah. ci stanno. Te vivi casa. Tu che fai nella vita? Io scarico la frutta qua la verdura. Tarsi Al mercato presto. di San Paolo, alle 2:30 di notte già sto in piedi. Ah, faccia. Niente, c'ho il lavoretto mio, c'ho mio nipote, mia sorella, c'ho mio padre e mia madre, sto qui i miei. Quanti anni c'hai tu? 47, e forse i ragazzi che a volte fanno un po' di caciara, quello, ma ci sta come tutti i quartieri. Senti, ti chiami? Cristian, Cristian, che fai qua a Corviale? boh, passo i pomeriggi con amici miei a Clerc, non sto mai qua. E con scudo faccio un po' troppo armato. Sei matto, sì. Lo sai che a Roma è purtroppo te lo dico per esperienza, io da quando ho 14 anni che guido Edurote, anzi molto prima dei 14 anni, mi sono fatto male un sacco di volte. E per io fortuna calcola, mai. ieri per impennare ho preso una macchina. Poi vabbè, sono usciti da dietro contromano, Anzi, prima che ho visto, sono sceso, ho provato a frenare. Se no mi ero fatto proprio male. Vabbè, sempre il casco in testa. La No, cosa non ce l'avevo ieri. No, Però ieri dico- ero troppo casato con amici miei. E ieri eravamo tanti, eravamo. Io scherzavo dicendo, citando il film di Pippo Franco, dove dicevano te pare che se c'avevamo i cavalli a Corviale ci facevamo mortadella, invece ci stanno per davvero. Contrasto del cavallo col palazzone. Nel dubbio. Sì, nel dubbio. Primo lotto di Corviale e si vedono purtroppo, come ecco lì in quel caso, il vetrocemento che ha problemi. Abbiamo visto che ci sono qualche luogo di aggregazione, qualche campo, qualcosa, parcheggi. Ciao. Ciao Simone. Ciao. Senti, tu fai rap, mi ha detto, e tu sei proprio di Corviale. Sì, nato e cresciuto qua. Nato e cresciuto qui, e come ti è venuto il rap? Ma diciamo per me era uno sfogo. Diciamo a scuola non ero come posso spiegarti, non ero sto grande maestro, una via d'uscita un po' per sviare da tutti i problemi dell'infanzia che ho avuto e ho trovato la musica e ringraziando Dio adesso è diventato un lavoro. Il nome è Uzi Luke, giusto? Esatto. E da che è nato? Beh, Luca è il nome. Luca è il nome, diciamo Luzzi la uso come una frase a effetto. Diciamo tutti i problemi che ho avuto nell'infanzia che mi hanno travolto come colpi di una Uzi. Ecco, ce l'abbiamo Fondamentalmente. qua. Ah, eccola qua, così la facciamo vedere. Però è come simbolo musicale. E tutti i brani tuoi di che cosa parlano?
diciamo proprio di speranza, di pace, sprona i ragazzi come noi che vengono dalle periferie di fare sempre bene, che dalla merda possiamo uscirne tutti e tutti abbiamo una chance per fare bene. Tu quanti anni c'hai? Io sono a 25 appena compiuti. Magari c'è chi, faccio i sordi, c'ho qua, c'ho là, cioè c'è sta tanto, specie nella trap. Diciamo per me l'artista che viene dalle periferie deve rispecchiare e portare un buon messaggio per la gente che lo segue e per il proprio posto. Cioè diciamo devi parlare bene del posto da dove vieni, capisci? Ma può capitare magari, che ne so, io sto in un posto e quel posto c'ha anche dei problemi. Esatto, tu però devi migliorarli questi problemi. Il degrado, cioè si sa, sta dappertutto. Noi dobbiamo uscire dal degrado e lo stiamo facendo attraverso la musica. Da 2 anni a questa parte non ci lamentiamo. E invece quali sono le cose brutte che tu hai vissuto e che non vorresti che gli altri vivessero e che magari lanci pure il messaggio nelle tue canzoni? Sono molto esplicito, comunque non chiudersi mai in se stessi, sentitevi sempre all'altezza delle cose, non chiudetevi mai nei vostri problemi. E della scuola che ne pensi? Cioè tu hai detto io a scuola non sono stato un granché, ma secondo te se tu potessi tornare indietro, la scuola è importantissima ragazzi. Se tornassi indietro avrei finito le scuole, solo per diciamo problemi a casa sono stato molto influenzato dai problemi che avevo a casa e non ho potuto finire la scuola, ma la scuola è importante e consiglio a tutti di finirla. Questo è il cervellone. Un giorno disse una frase che il muscolo più forte del corpo è la lingua. La lingua più forte del corpo, se ci pensi per un rapper sicuro, perché se il rapper non sa cantare può essere il più grosso del mondo, ma c'è poco da fare. Lui proprio un paio di anni fa mi imboccò a casa, diciamo, da Dica Romana con un brano dei PNL che mi sono tatuato in faccia e mi ha detto: secondo te noi dobbiamo fare sta roba, con quello che abbiamo passato tocca fare musica, tocca iniziare a fare musica, devi esternare con la musica. Ho preso alla lettera sta roba e mo stiamo qua. Per me la squadra più forte, che può essere pure un rapper big, produttore, videomaker e una persona che ti conosce da una vita, che ti sta vicino fino alla fine proprio. Questo è proprio il team invincibile. E io sinceramente adesso sono in pensione, ho una bella famiglia, ho una figlia che è dirigente, un bel figlio anche che è impiegato amministrativo. Quello che volevo dire è che pensano che io sia razzista perché porto automaticamente la mia politica è di destra, di estrema destra. Io avendo un personaggio che lo tenga a cuore dentro di me, perché lui è mio nonno, non è che è un altro personaggio, io non ho manie di grandezza perché ho tutto, ho qualche casa, ho qualche soldino da parte che mi ha lasciato mia madre, che da 2 mesi e mezzo che ho perso mia madre e sinceramente c'è una cosa che avrebbe voluto mia madre, mio padre purtroppo mi ha abbandonato e ha fatto una prepotenza a mia madre dicendogli gli do il cognome se mia madre andava a Bari. Mia madre gli ha detto puoi andare per la tua strada. Io che cosa è successo? Che avendo un qualcosa in famiglia che mi tormenta tuttora e mi rilascio con una riserva di dire quello che cos'è, è stata fatta un'ingiustizia dove mi è stata fatta una prepotenza da un grandissimo personaggio che sarebbe, che io ritengo che è una mia sorellastra che ha un incarico molto molto elevato. Queste sono delle cose che io ho sempre detto anche a mia figlia, perché mia figlia, io ho avuto delle cose un po' con la politica, un po' che mi hanno fatto un po' coatte, perché sono stato sempre una persona che sono stato sempre a disposizione di tutti. Ma tu di lavoro che cosa hai fatto nella vita? Io ho fatto la tutela, ho fatto l'autista personale dei personaggi molto noti e sono stato a disposizione sia del Vaticano, quando c'era da stare a disposizione del Vaticano, perché la Fiat aveva un gioco molto strano che serviva a tutto lo Stato Vaticano e serviva a tutte le persone potentissime e andava tutto avanti uguale, capito? Voglio dire, e gente che si morivano di fame. Io adesso vengo a Corviale perché conosco delle persone e cerco di fare del bene, come ho imparato ai miei figli di fare volontariato, di fare un qualcosa di importante. Non è che poi non ho studiato, non so impostare bene le parole, capito? Voglio dire? Comunque queste zone così sono belle perché sono vissute, il barbecue,
le poltrone. Qui adesso stanno un po' ecceti i nomadi. C'è molta presenza ai nomadi qua? Qui stanno dai casi. Perché loro in graduatoria stanno più alti, hanno più figli, redditi più bassi. Sì, ma mica guarda se sono tutti loro. Per carità, non è che rompono, solo che sono abituati al modo loro. Questo è il discorso, non è cattiveria. Io non ce l'ho con nessuno, ecco, quello di prima, Marco, amici, se cosa, però hanno una ventina di tutti dei ragazzini. Il problema non è facile, perché da noi sono tutti anziani. Calcolo dall'82 ci hanno consegnato le case, io sono arrivato all'83. Tu fai parte degli anziani o dei giovani? No, io anziani ne conosco. Bravo, tu sei giovane. Certo. Noi sono voi giovani come noi. Comunque qui hanno girato un filmone, voi ricordate? Sfrattato cerca casa Equo Cane con Pippo Franco. Mamma, che faceva? No, ma quando va dal portiere gli fa... Senta, mi hanno detto che qui a Corviale c'è anche il maneggio, quello che fa a Strappaghetti, se c'erano i cavalli, sai che ci facciamo qua a Corviale? A mortadella! Abbiamo girato Fast and Furio. Qua? Sì, pagano bene. Oh. E Cicalone ti ricorderà pure un altro? Pugni di rabbia. Come no? Pure i Memphis. Pugni di rabbia. E ti ricordi pure Pugni di rabbia ho sovvenzionato il sottoscritto. Certo. Rico Memphis è stato il primo a far qui alla palestra che ci fanno lavorare, perché quando vengono qua i ragazzi di Corviale, tu lo vedi, 70-80 ragazzi, poi adesso è buona la paga perché sono 106 euro più il cestino. Mo però se sono parati a dire che sto 8 ore fermi e vengono. A questo punto presentiamo il signore. Il nome com'è? Salvatore Rolando, sono un montatore geografico, ex montatore geografico. No, perché ne parlavamo prima, lui montava con la pellicola, poi a un certo punto, quando si è passato al digitale, lui ha detto basta. Ha lavorato con un sacco di attori famosi. Con tutti. Io c'ho una figliatrice, lavora con Gasman e Cortellesi, adesso esce a dicembre il film suo con Savino, è stata a Venezia, adesso vediamo come va quando esce. Unica protagonista femminile, è una soddisfazione, è un po' cagacacchi perché al cinema per lavorare ti devi adeguare all'ambiente. Certo, immagino. Il problema è quello, apposta mi sono ritirato. Penso che c'ho una cineteca, quando capiterà la faccio vedere, ci saranno 10-20 mila film. C'ho tutta una stanza con tutti i film, i film di una volta. Ho lavorato con Pupa Avati, ho lavorato con tutti, all'epoca mia, quella era l'epoca nostra, era che si lavorava tanto. Veniva Gat, veniva Alberto Sordi, Kirchner, non ci ha mai pagato il caffè. Però invece faceva tanta beneficenza, non lo sapevo. Cioè non pagava il caffè a chi lavorava, però regalava i soldi ai poveri, vabbè. Così dicono, poi tocca vedere. Ci sta, se è così. C'è sta, ma infatti non è quello. Però era tutto un altro mondo, era molto più bello. Non c'era paragone all'epoca come si lavorava all'epoca. Ho fatto il film con quella che è morta, nell'Azzurro Mare d'Agosto, aiutami la regista. Lina Werthermuller, l'unico che ho buttato fuori dalla stanza, che quando si incazzava rompeva i matite e ti sporcava la faccia. Sì. Lei era un po' eccentrica. L'anima eccentrica, però è brava. Come dimensione, come cosa. La fontana non c'era però quando ero venuto. La siete fatta solo con tutti i pesci? Sì. Ah. No, poi noi ci mettiamo i pesci, venivano i zingarelli, i magnazzi, ci mettevamo le trote, ci mettevamo tutto. Poi non ci stanno più i pesci? No, però. i pesciolini rossi. Ah, ok, se mettevate le trote, vabbè, le trote credo chiunque. Se rubavano. Ma credo pure quelli in zona. Una trota se la mangiano. La prossima volta i salmoni. Ah, eccoli là, si sono nascosti, ci hanno visto, hanno pensato questi ci mangiano. Che poi mi ricordo qui a Corviale c'era il problema dei citofoni, l'ultima volta eravamo venuti. Perché qua qui l'hanno rimessi, però l'hanno blindati. Perciò devi infilare. Cavolo, però devi infilare il dito qua dentro, mica ho citofonato. Non ho sbagliato. Ho chiamato l'utente 9, se no questo ci risponde. Vedi le cassette della posta pure? Qui ognuno si è messo la cassetta della posta sua. Però l'hanno massacrate queste cassette. Non lo so. E di che è sbagliato una vecchietta? Non lo so, io manco lo suonato. Ah no, forse era. Allora, questo ci sente. Questa che è la torre centrale? Sono tutti così. Tutti i lotti. Cioè, e quante ce ne stanno dei lotti? 5 lotti. No, per capire com'è strutturato. Ma funziona, l'ascensore ha detto che funzionava.
Noi rimaniamo chiusi dentro. Vabbè, uno qui c'è la dottoressa, famo funzionare. A che piano devo andare? Quarto. Ma andiamo a piedi, io mi fido. Guarda, non c'è proprio la monta carichi. Ma esisti tu che so. Ma niente. No, ma loro sono un altro ascensore. Oh. Due viaggi, dai. Ma c'entrate, dai. No, non andiamo a piedi. Allora noi chiamiamo... Bisogna andare a piedi. Dici se casca? Intanto dice questa storia da ascensori che funzionano mai. Ma non è che non funzionano, stanno spendendo un patrimonio, gli ascensori hanno gli anni suoi. C'è un po' di vandalismo, per carità. Però sarebbe ora pure che mettessero un po' di ascensori. Ma invece questi citofoni chi li rompe? Io vedo sempre i citofoni rompi. Bravo. Beh, uno che li rompeva è morto, poi l'altro sì. Ma è morto perché è una morte naturale o No, è morto perché era un dramma, era quello che ha fermato il pullman che gli ha rotto il vetro. Ah, me lo ricordo, qua sotto. Certo. Che c'è uscito pure il filmato virale sui social. Sì. Pensa un po', rompeva i citofoni questo. Madonna, qui però quelli funzionano da ascensori. Questa poi verrà trasferita da quest'altra parte, perché la gente a noi ci serve, pertanto mi hanno assegnato perché la volevano mettere al sesto lotto. Impossibile. Invece qui la gente è abituata, adesso puliscono tutto e qui è grande l'appartamento. E di qua, ecco i ragazzi. Ah, vi siete fatti 4 piani a piedi per timore del contacare. Adesso devono levare, qui ci abitavano. Sì. Devono levare tutte. Ma ci abitava qualcuno abusivo però? Sì. Ah, ok. Beh, il 55% sono abusivi. Mazza, così alta percentuale. Io mi ricordo che c'avete un altro problema qua a Corviale, le macchine abbandonate che stavano a portare via. Mia moglie troppe ne ha fatte portare via. Troppe ne abbiamo portate via. Questa era dove si facevano le feste. Sì, me lo ricordo, ci hanno fatto vedere. Allora, a livello strutturale, se ci pensi, c'ha il verde, c'ha gli spazi, c'ha tutto. Se la gente fosse pulita si sarebbe meglio. Sì, se ci fosse, diciamo, un'organizzazione più forte. Guarda, ci avevo messo le piante, guarda adesso, che non salgo più perché mi devo spostare, vedi il comitato mio. Non è... Questo è il palazzo per intero. Sì. E questo qui che cos'è? Questi sono i trasversali, qua stanno i vigili urbani, c'è sta il CIM, qua ci stanno quelli porelli che sono insomma soltanto normali. E poi c'è sta un altro palazzo ancora sotto che è il sesto lotto. Perciò sono 5 lotti il palazzone, esatto, e si estende con sto ponte a i servizi fino al sesto lotto. Esatto. Perciò ancora più grande di quello che sembra. Sì, grande. E il fatto che ci sono i vigili urbani qua che cambia? Niente, no. Perché uno dice i vigili urbani ci fanno le multe. No, tanto oramai le multe qua ne fanno più, tanto non c'è manco modo di farlo perché se parcheggi qua insomma c'è un parcheggiato, quindi. Non c'è nessuno che. Sì, qua va tutto a posto, ho detto. A parte quelli che fermano l'autobus. Vabbè, quello è stato prima. E l'unico problema qua adesso sono sti rom, quello è l'unico problema, gli italiani sono tutta brava gente. E i rom purtroppo hanno rubato parecchio dentro le case fino a un po' di tempo fa. Ma loro abitano qui e rubano pure dentro le case? Sì, così dire. Cioè non è controproducente, come si dice, uno non ruba. Certo. Se ci pizzicano però sono dolori, quello è. Infatti quando sono arrivati loro hanno cominciato a rubare, prima si rubava. Qui da Corviale noi vi salutiamo, ci siamo fatti in giretto, abbiamo parlato con un po' di persone. Fatemi sapere che ne pensate di Corviale perché è una struttura particolare, partiamo da questo presupposto, è il più grande palazzo d'Europa, una cosa che abbiamo solo a Roma, è unica e andrebbe valorizzata di più perché secondo me Corviale, se tutte le aree venissero valorizzate, se si riprendessero in mano determinati problemi, secondo me potrebbe essere veramente un fiore all'occhiello. Una fermata metro, tutto risistemato, verde, strutture, anfiteatro funzionante, palestre, tutto quello che c'è. Poi giustamente pure voi col lavoro vostro state a fare una bella cosa, anzi la parte loro secondo me è una di quelle più interessanti perché recuperare il detenuto è la cosa di cui si parla di più e che nessuno fa e loro con le forze loro, quel poco che riescono a fare, con le persone che riescono a recuperare è già una grande cosa. Detto questo ci vediamo al prossimo video e da Corviale un saluto, ciao!